Primo van life, video tour, non lo so, è un esperimento, mai bisogna testare nella vita. Se non meglio che farlo qui, in mezzo alle Dolomiti. Partiamo dall'esterno, delle Dolomiti o del van, scusate. E niente, noi abbiamo scelto dopo un anno e mezzo, due che guardavo mezzi nuovi, usati, semi usati. Niente, l'unica scelta è stata nuova perché usati costavano veramente, non come il nuovo, ma la marca è un Jotti Van, Ford ovviamente. Jotti Van, diciamo motorizzazione è un 2000 a 170 cavalli, quindi se devi tirare un po' schiacci e va, non rimani inchiodato. Non è 4x4 perché sennò ci volevano 10 testoni in più, però diciamo che abbiamo fatto, boh, qua ci siamo già un po' accampati, 3 giorni che siamo qui ormai, che ci rimettiamo qua perché è il tramonto da qua, almeno per quello che abbiamo visto noi, ci piace di più. Poi sicuramente ci saranno altri posti molto più belli. Comunque 6 metri, riscaldamento gasolio collegato col serbatoio, quindi no problem, bombole gas e balle varie. Diciamo come accessori extra gli abbiamo fatto montare, come si può vedere è quasi un 20 cm rialzato, perché abbiamo i nostri amici soffietti, bei soffiettoni. Qua non sono bastati, abbiamo dovuto usare per la prima volta il rialzino, così almeno possiamo farci le docce tranquilli. Poi, queste Dolomiti ti confondono. Poi, niente, pannello solare sopra da 120 watt, e praticamente fino adesso non siamo mai rimasti senza corrente, quindi non abbiamo mai avuto problemi di alimentazione o balle varie. Fino a 4 giorni siamo stati fermi, stanziati, quindi 4 giorni via, 3 giorni e mezzo siamo rimasti stanziati e avevamo ancora un po' di riserva di energia, perché ovviamente abbiamo su montato una batteria al litio da 280 ampere, che comunque ci permette di avere una buona autonomia energetica. Anche nel giro in Norvegia, col solo spostarsi con la ricarica dell'alternatore bastava per ricaricare la batteria. Comunque in Norvegia quando ci spostavamo si facevano 200-300 km, e comunque erano sempre quelle 6, 5, 6 ore di viaggio, e quindi poi in più comunque non è che è stato molto soleggiato, quindi quel poco che ha lavorato il pannello ha lavorato bene. Niente, di qua abbiamo rifornimento, come i classici tutti i van, 100 litri di acque chiare. È un po' più sprecato con le acque grigie, perché acque grigie abbiamo solamente 85 litri, infatti è un po' più la menata che quando sei che ti manca il 25% di riserva d'acqua potabile, e inizia a sparare da sotto le acque grigie. E niente, adesso poi passeremo agli interni. Non so, esternamente Shuri, a me rispetto al Fiat o al Peugeot, che sono tutti uguali, avevamo guardato il Volkswagen, ma il Gran California, ma a parte l'altezza che aveva su un prolungamento non indifferente, comunque a livello di era l'unico che ci piaceva al di fuori di questo, perché è pieno l'aria, vero so? E niente, allora poi dopo ci vediamo dentro e niente, anche se c'è le nuvole è figo lo stesso qua. Van life interno, anche se chiudiamo perché è iniziato un po' il freschino. Partiamo dalla plancia di comando, carina, schermo touch con telecamera, tutte le cavolate che hanno su tutti ormai. C'è un po' un casino, ma almeno si vede configurato da viaggio, perché sennò i van si vedono sempre van tour, van life da vuoti, e poi dopo appena li riempi è più stretto. Almeno allora,
Situazione dormitorio. Situazione dormitorio, niente, letto è comodo, comodissimo, sono 20 centimetri di materasso, con le doghe. Noi ci dormiamo in tre, anche perché comunque siamo abbastanza snellini e quindi ci stiamo tranquillamente. Comunque c'è la possibilità di montare nella mitica dinette. Questo scivola, questo si abbassa e diventa Fino a qui si letto. abbassa. Sì, e diventa qua La tutta zona prossima letto. volta posso? E dopo abbiamo, diciamo, cucina, due fuochi a gas. Questo c'è una bombola nell'angolo là, poi di qua c'è sotto il serbatoio dell'acqua e di qua abbiamo sotto una gambusa, e ovviamente sotto qua, ormai che è un po' un casino, c'è tutto il vano di carico che abbiamo dentro, corde e tutta attrezzatura da escursionismo, arrampicata. Lavellino comodo, non male, dai, per 3 persone, 3-4 persone è abbastanza comodo. Gli abbiamo montato presa con l'inverter 1700 watt, montato sotto al sedile, Qui? sotto lì, e lucine, doppia fila di luci quelle un pochino più soffuse, e poi invece i faretti tranquilli, faretti aggiuntivi qua a sfioro, più lucine per leggere. Si va un po' a random, passiamo un po' dalla cucina al letto, alle luci, ormai è un po' così. E allora, già che ci siamo, passiamo al bagno. La parte migliore. La parte migliore, ovvio, il bagno deve essere sempre al top. Il bagno a noi ci è piaciuto molto perché ha questa soluzione, così configurazione viaggio, bagno, lavello, dispense, da metterci dentro le cose, e poi si sgancia, gira, va a isolare dietro e diventa tutta doccia. Quindi comunque non male. Poi bocchettina dell'aria ai piedi, quindi testato a meno 18, meno 20 in Norvegia, e qua dentro si stava bene. Oblò, non c'è finestre, c'è l'oblò con la zanzariera che si apre. Niente tende o robe da indiani, ma abbiamo questa. Si chiude a posto, non esce niente. Altre cose, il frigo, giusto fonte, frigo con apertura, congelatore, adesso dovrebbe essere 90 litri se non sbaglio. Anche qua una buona capacità di stivaggio. Sotto qui c'è il, diciamo, impianto riscaldamento e batteria aggiuntiva, 6 kW, quindi come dicevo prima, testato meno 20, meno 24 anche, e 6 kW è bomba. Pensili, bei pensili sopra, un po' di stivaggio anche qui. TV che vabbè, non usiamo mai. Penso ore di utilizzo cosa saranno? Musica se proprio, si mette un po' di musica, ma O alcune volte per guardare Netflix, film. ecco, magari brutto tempo, si guarda il film, ci si infila Tutti nel letto, assieme. si gira che ruota, perché questo ruota, si sgancia da qui, esce e ruota. Non sbatto a farvelo vedere. Molto sincero. Comunque oblò sopra, bello grandicello, zanzariera e oscuranti ovviamente, come ovviamente dietro, anche qua oscurante zanzariera, lì oscurante zanzariera, questo oscurante zanzariera, pannello di controllo, giusto fonte, È tipo una pannello di cabina. controllo, La cabina. luce esterna, pompa dell'acqua, prese ausiliarie che sono ovviamente comodissime per l'utilizzo, sono sopra lì, che sono due, e poi info del pannello, pannello classico, molto scrauso. A me sarebbe piaciuto un pochino più digitale, sì, magari uno schermino un pochino più tecnologico, sì, lo possiamo montare.
poi questo controllo del riscaldamento eccetera eccetera. Zanzariero neanche qui davanti da chiudere, che è molto utile, lo stiamo iniziando a testare, a usare adesso in estate. Oscuranti anche alle finestre, track, opla, 1 e 2. Là i soci che stanno facendo da mangiare, spartani, vedi, così, altro che van, un cazzo, prima si sono fatti la doccia fuori, belli belli, no problema al freddo, anche se ci sono 7 gradi, 8 gradi. E niente, sopra come i van un pochino più recenti sta scomparendo cappelliere, zone varie, perché almeno comunque anche in piedi così, quando ti alzi non picchi. Si sta, e comunque hanno tenuto una piccola zona di carico comunque. Tendalino che ancora lo dobbiamo provare, mai tirato fuori. C'è il prototipo delle finestre che giri di tanti anni fa. Sì, non è elettrico, c'è ancora la manovella che giri ed è fuori. Dov'è? Ve lo facciamo vedere rapidamente. E sopra il letto lì. Sì, è dietro là, dietro il coso marrone. Lo faccio dopo vedere. Eccolo qua, tendalino è sopra con la luce esterna, che però ho mai usato per adesso, perché comunque in campeggio non siamo andati un paio di volte, il resto comunque ci piace sostare in libera dove possibile, rispettando sempre ovviamente l'ambiente, non inquinando, e sempre la solita trafila. Quello è ormai un po' la trafila. Adesso vi faccio vedere la manovella per tendalino. Eccola qua. Comoda ovviamente, pronta all'uso. Poi ci sono anche le istruzioni qui. Poi qui si può aprire il van da dentro, invece di aprirlo da fuori fai così e esci e apri. Brava. Poi abbiamo anche questo armadietto comodo, si mette dentro giacche un pochino più lunghe eccetera eccetera. Sì, le tasche laterali che fa sempre comodo, e anche diciamo di qua che è sempre un po' comodo. Dopo noi abbiamo attaccato su questi un po', ne abbiamo 2 o 3 da attaccare a random per appendere robe aggiuntive, e niente, qualche lucettina aggiuntiva qui, lì, per la sera, per quando dorme Mario la Evi, noi ci mettiamo qui, comunque traffichiamo e almeno non facciamo casino. E niente, ragazzi, spero che questo primo Van Life Tour vi sia piaciuto. Ormai bisogna imparare anche a argomentare, a fare video. E niente, con questo bel panorama, anche se un po' annuvolato, vi salutiamo e vediamo in qualche... Al prossimo video. Al prossimo video. Iscrivetevi! Boom!